Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi ci occupiamo del Formula Pro della Cube Controls. Ho sempre avuto un debole per i prodotti di questa azienda, trovandoli esteticamente fantastici. Oggi finalmente sono riuscito a mettere le mani sopra questo Formula grazie ad un amico che me l'ha gentilmente prestato. Data la fascia in cui si pone questo volante, le aspettative sono molto alte. Ci si aspetta dall'azienda una cura maniacale del dettaglio e per questo maniacale sarà la ricerca del particolare all'interno di questa recensione. Vi lascio ad una breve intro, ci vediamo qui tra un minuto e vi racconto tutto su questo Formula Pro della Cube Controls. Inizierei la recensione di questo volante parlandovi della confezione e del suo contenuto, che sono secondo me parte integrante dell'esperienza utente quando ci si rivolge ad un prodotto di questa fascia. Il volante arriva in una scatola di cartone di buona qualità, di colorazione nera, bianca e grigia. In risalto il logo Cube e il tricolore, come richiama il fatto che il volante è prodotto in Italia. Sollevando il coperchio della confezione troviamo sulla sua parte interna la scritta Race Hard, ed una generosa spugna morbida rivestita da un materiale gommoso che recita invece Make It Real. Rimuovendo la copertura in spugna troviamo in bella vista il volante ed una morbida custodia in velluto nero col logo Cube Controls, entrambi posizionati in un alloggiamento in cartone perfettamente sagomato che riporta anch'esso il logo dell'azienda in basso rilievo. Rimuovendo la sagoma in cartone troviamo i manuali d'uso, il cavo spiralato per il collegamento del volante alla USB, il foglio A4 con un generoso numero di stickers ed una bustina con tutti gli attrezzi necessari all'installazione degli adesivi e alla manutenzione del volante. Passiamo ora al volante vero e proprio, parlando dei materiali, della qualità costruttiva e della solidità generale. Il volante è un classico volante da monoposto con diametro di 282 mm. E per la dotazione che possiede è anche molto leggero, solo 980 grammi senza quick release. Il peso ridotto è ottenuto grazie all'utilizzo di materiali di pregio, carbonio di alta qualità opaco, alluminio anodizzato ed un elastomero di concezione Cube per le impugnature. La plastica invece è ridotta al minimo indispensabile ed è utilizzata solamente come contorno della cover dei tasti. La piastra frontale è costituita da un carbonio opaco da 5 mm, sapientemente fresato lungo tutto il perimetro del volante. La trama e l'aspetto estetico del carbonio sono fantastici, i tagli e le lavorazioni sono eseguiti in maniera assolutamente professionale. In questo ambito si nota assolutamente la cura del dettaglio posta da Cube nella realizzazione di questo volante. Nei bordi superiori, infatti, la fresatura è eseguita a regola d'arte per adeguarsi al profilo della cover del pulsante. Al centro della piastra è collocato in basso rilievo il logo Cube di colorazione azzurra e il tricolore. Anche questa lavorazione è di assoluto pregio. Il carbonio infatti è scavato e all'interno è stata fatta colare della vernice colorata con una precisione assoluta. La piastra in carbonio integra anche le due impugnature, costituite da un polimero plastico gommoso di loro concezione. Questo elastomero è molto solido, ma allo stesso tempo ha una consistenza leggermente gommosa, se premuto con forza o torto.
Questo polimero, se da un lato conferisce la giusta solidità richiesta a questa tipologia di volante, offre anche un alto livello di comfort. Non si ha infatti la sensazione di impugnare un volante di legno, si ha comunque la sensazione di avere tra le mani un oggetto molto solido ma anche confortevole durante le lunghe sessioni di allenamento. L'impugnatura è ben sagomata nella parte posteriore per accogliere le dita ed ha un diametro generoso di 45 mm. Io personalmente trovo queste impugnature molto comode ed ho avuto alto grip sia nell'utilizzo con i guanti sia senza guanti. Apprezzo molto questa scelta perché questo polimero durerà sicuramente nel tempo rispetto invece a volanti con impugnature in alcantara o in pelle scamosciata. La piastra di carbonio anteriore è fissata alla scocca posteriore, realizzata invece in solido alluminio CNC anodizzato di colorazione nera con il logo Cube Controls in bella vista nella parte superiore. Il fissaggio avviene tramite 4 viti T20 che garantiscono un solido fissaggio nella regione centrale e 6 viti T10 che evitano invece flessioni e torsioni nelle regioni perimetriche. Le T10 infatti sono collegate direttamente a delle penisole, delle protusioni della scocca in alluminio. Questo tipo di struttura di assemblaggio conferisce al volante una solidità incredibile e soprattutto evita qualsiasi tipo di movimento e scricchiolio. Si ha la sensazione di impugnare un volante concepito e assemblato in maniera impeccabile. La scocca posteriore in alluminio offre inoltre alloggiamento per i rotari laterali, le palette di cambio e frizione, per l'innesto del cavo spiralato USB e per il mozzo necessario per il fissaggio al QR. Il mozzo è realizzato in solido alluminio anodizzato ricavato dal pieno, nel mio caso di colorazione blu. Cube infatti offre la possibilità di scegliere in fase di acquisto il colore del mozzo e quello delle palette. Si può optare per il classico nero e per le versioni rosse e blu, con una piccola maggiorazione del prezzo. Il mozzo in alluminio ha un design ricercato a margherita elicoidale ed offre infinite possibilità di collegamento. Si possono infatti montare quick release da 70 mm e da 50 mm. Importante sottolineare però come, indipendentemente dal QR in vostro possesso, questo verrà fissato tramite 3 viti e non le solite 6. Questo perché dei 6 fori 3 sono filettati e 3 sono invece lisci. Questa scelta azzeccato a mio avviso permette di installare sia QR con filetto che senza, in quanto la presenza della filettatura sul mozzo impedirebbe un corretto serraggio dei QR filettati. Nel mio caso ho montato in pochissimi secondi il QR della SimuCube 2. Quest'ultimo può essere fissato a vostra scelta sia con la margherita SimuCube da 70 mm che direttamente tramite il distanziale da 50 mm. Una volta serrato il volante diventa un corpo unico con il mozzo del volante, garantendovi anche in questo caso una solidità incredibile. Torniamo adesso alla parte anteriore del volante analizzando pulsanti e switch. Il volante possiede 13 pulsanti momentanei e 2 pulsanti a levetta. I pulsanti sono realizzati in plastica semitrasparente e si può scegliere di applicare o meno gli adesivi forniti in confezione. Il pulsante ha una corsa molto breve, ottima resistenza alla pressione ed offre un eccellente feedback tattile e sonoro, utile soprattutto per gli amanti della realtà virtuale. Piccola nota negativa per quanto riguarda i pulsanti, questi infatti risultano rumorosi se il volante viene scosso e agitato con forza. Non è certo una cosa piacevole soprattutto per chi come me utilizza i bus shaker. Non è una cosa tragica, però da un volante di questa fascia ci si aspetta la perfezione e quindi si va giustamente a cercare il pelo nell'uovo. Tutti i pulsanti sono retroilluminati. L'illuminazione offre un colpo d'occhio gradevole ed è sicuramente utile per chi utilizza il monitor per trovare rapidamente i tasti, soprattutto se si guida in condizioni di poca luce. I 2 pulsanti più in alto sono di colorazione rossa e lampeggiano se premuti per poi tornare con luce fissa se premuti ancora. Tutti gli altri pulsanti offrono invece una luce statica. La retroilluminazione dei pulsanti non può essere né personalizzata tramite software né spenta.
il che significa che il volante rimarrà sempre acceso anche a PC spento, a meno che non utilizziate come me un hub PCI Express USB che toglie l'alimentazione a PC spento, oppure non stacchiate ogni volta il cavo USB. Come i pulsanti, anche gli switch a levetta sono provvisti di un anellino retroilluminato. Il colore è rosso quando la levetta è posizionata in basso, mentre si spegne quando è posizionata in alto. Gli switch a levetta hanno lo stesso input, se spostati verso l'alto e se spostati verso il basso, scelta che ho apprezzato tantissimo. Io personalmente li trovo comodissimi per silenziare o riattivare il microfono e l'audio su Discord. Brava Cube! A completare la dotazione dei tasti è presente un joystick multidirezionale con encoder rotativo premibile, dotato di un piccolo pomello in alluminio anodizzato di colorazione blu con al centro il logo Cube stampato in bianco. Il joystick ha un totale di 7 funzioni assegnabili: classica croce direzionale, tasto centrale ed encoder rotativo bidirezionale. La croce direzionale del joystick non restituisce nessun feedback tattile e sonoro, non fa quindi il classico click se mossa in alto, in basso, a destra e sinistra, mentre per quanto riguarda il tasto premibile e l'encoder rotativo, questi hanno la giusta resistenza e un buon feedback tattile. Tasti, pulsanti e joystick sono circondati e avvolti da una cover in plastica che dovrebbe favorirne l'individuazione tattile. La stessa Cube infatti sul suo sito descrive questo volante ed altri volanti di sua produzione come VR friendly. Questa cover in plastica, probabilmente stampata in 3D, è di ottima fattura, ma almeno sull'esemplare nelle mie mani presenta qualche criticità nell'assemblaggio. La plastica infatti non è perfettamente ancorata al carbonio e presenta qualche movimento di troppo. La cover in plastica è assemblata senza l'ausilio di collante. È tenuta insieme infatti al carbonio tramite la presenza di piccole alette relative alla cover stessa che fanno presa sui bordi interni dei fori per il passaggio dei tasti. Non so onestamente se sia un problema relativo solo alla mia unità, se però è un problema che affligge anche altre unità, Cube dovrebbe assolutamente migliorare questo aspetto. Parlando dei rotari, questo Formula Pro monta 4 rotari posizionati sulla piastra in carbonio anteriore. I 4 rotari, 2 blu, uno rosso e uno nero, sono provvisti di un pomello in alluminio di ottima qualità. La superficie del rotary presenta delle scanalature che, oltre a conferire un aspetto racing al volante, migliorano anche il grip durante la rotazione. Come vedremo più avanti, i pomelli dei rotary possono essere smontati tramite la chiave torque fornita in confezione. Il Formula Pro inoltre possiede 3 rotary da pollice posizionati lateralmente alla scocca posteriore in alluminio anodizzato nero. I 2 rotary superiori di colore nero sono dei classici encoder rotativi bidirezionali, mentre quello rosso in basso a sinistra regola il potenziometro per la calibrazione del bite point della seconda frizione, funzione che approfondiremo però più avanti. Come quelli frontali, questi laterali possiedono un pomello in alluminio anodizzato scanalato. Anche questi possono essere rimossi tramite piccolo grano e la finitura e il materiale sono di prima scelta. Restituiscono come gli anteriori un ottimo feedback ed hanno la giusta resistenza per evitare di ruotarli in maniera accidentale. Tornando alla parte posteriore del volante, analizziamo i 4 paddle, 2 per il cambio e 2 per la frizione. Questi paddle sono ingegnerizzati in maniera assolutamente incredibile. Gli elementi orizzontali del core centrale della paletta sono di alluminio anodizzato, mentre quelli verticali e la paletta vera e propria sono in carbonio. Il carbonio utilizzato ha 3 diversi spessori. Parliamo di 5 mm per la parte esterna del core, 3 mm per la parte interna e 4 mm per la paletta vera e propria. L'elemento di alluminio inferiore del core riporta sulla sua superficie concava la serigrafia Cube, mentre quello superiore accoglie il sensore di hall magnetico e il magnete per lo snap. L'elemento mobile dei paddle è sempre in alluminio ed incorpora il contromagnete per l'attivazione del sensore.
L'attivazione magnetica di queste palette, senza quindi la presenza di switch meccanico, garantisce in linea teorica una durabilità eterna. Il buon scorrimento della paletta e l'assenza di qualsiasi tipo di gioco sono garantiti dalla presenza di due rondelle plastiche tipo Teflon. Come il carbonio nella parte anteriore, anche quello delle palette è ben fresato sulla parte esterna e, con mia sorpresa, anche nella regione interna. Avevo visto in altre recensioni che la parte interna non era fresata. Questa è un'ottima notizia perché significa che Cube ascolta i suoi clienti ed è sempre sul pezzo per migliorare la qualità dei suoi prodotti. Tutte e quattro le palette hanno praticamente infinite possibilità di regolazione in modo da potersele cucire addosso. Infatti possono essere allontanate e avvicinate al mozzo, svitando le due viti Torx poste sulla paletta in carbonio e facendole scorrere sull'ampia asola da 2 cm. In aggiunta si possono allontanare rispetto alla cover posteriore in alluminio agendo su 4 viti Torx e sfruttando anche qui le asole. Le palette così assemblate restituiscono una solidità assoluta, il feedback è netto, la calibrazione della forza necessaria per l'attivazione è eccellente e trovo perfetta anche la corsa. L'avete capito, non ci giro intorno, questi sono i migliori shifter mai provati finora e probabilmente i migliori sul mercato. Le palette della frizione hanno sempre un'attivazione magnetica con la presenza di sensori di Hall, ma lo snap non è magnetico. In questo caso il ritorno della paletta è garantito dalla presenza di una molla. La corsa è più lunga rispetto a quelle del cambio e necessitano di una forza minore per essere attivate. Vi ho detto che mi fanno impazzire le palette della Cube Controls, le trovo veramente eccezionali. Quelle degli shifter però pagano uno scotto rispetto a quelle della frizione dal punto di vista della rumorosità. Sono sicuramente delle palette che fanno un pochino di baccano in casa, io non le trovo fastidiose, anzi mi piace la paletta rumorosa, però per qualcuno potrebbe essere un problema. Vi lascio una clip dove cerco di registrare il suono di queste palette, sia cambio che frizione. Appunto fondamentale per quanto riguarda le palette e la loro calibrazione che spesso è necessaria appena il volante arriva a casa vostra. Cube infatti vi avvisa tramite un adesivo rosso visibile appena aperta la confezione che il cambio potrebbe aver bisogno di calibrazione. Fortuna che l'ho letto perché una delle due palette sul mio volante non funzionava, il contatto infatti restava sempre aperto. La calibrazione è semplicissima, si deve svitare la vite Torx posta tra il cambio e la frizione che vi permetterà di accedere alla vite di regolazione. Tramite il mini cacciavite fornito in confezione potrete agilmente calibrare il cambio se ovviamente necessario. Un discorso a parte meritano invece gli adesivi, il volante infatti giunge a casa del cliente senza alcun adesivo preapplicato. Come avete visto all'interno della scatola c'è comunque una generosa dotazione di sticker e sarà quindi cura del cliente decidere se e come applicarli. La stampa degli sticker è perfetta e la superficie è lucida. La scritta bianca al centro dell'adesivo è semitrasparente e farà quindi filtrare la luce proveniente dalla retroilluminazione dei tasti. Nella confezione viene fornita una pratica pinzetta di plastica che vi aiuterà in questa operazione. Gli adesivi sui pulsanti si possono applicare immediatamente, mentre per gli sticker al di sotto dei rotari frontali è necessario procedere alla rimozione del pomello in alluminio, svitando il grano con la chiave Torx fornita in confezione e poi procedere all'applicazione dello sticker. Piccola nota negativa invece per gli adesivi destinati alla copertura in plastica che avvolge i tasti. Complice infatti la conformazione non piana e il materiale leggermente poroso della cover in plastica, gli adesivi vengono via dopo qualche minuto. Parliamo adesso di connettività e installazione del volante. Questo Formula Pro è dotato di un cavo USB spiralato che serve per connetterlo direttamente al PC. Esistono anche le versioni wireless di questi volanti Formula, abbiamo quindi il Formula Sport Wireless e il Formula Pro Wireless, i quali hanno all'interno una batteria e un modulo Bluetooth per comunicare con il Simo Cube 2.
Questo sistema ha però dei limiti in quanto hanno solamente 28 input e quindi nel Formula Pro Wireless avrete l'assenza del joystick direzionale a 7 posizioni e della doppia frizione. Sul Formula Pro, nella scocca posteriore sotto al mozzo, trova alloggio il connettore per il cavo. Il connettore a 5 pin è dotato di un tappo di protezione a vite, sorretto da un piccolo gancio in plastica. Per evitare di danneggiare i pin bisogna inserire lo spinotto allineando i due punti bianchi, spingere in fondo e serrare senza esagerare con la forza la vite presente sullo spinotto, come indicato oltretutto nel manuale utente di Cube. Cube inoltre fornisce insieme al cavo le istruzioni per posizionare la parte spiralata del cavo in modo tale da non danneggiare il connettore in caso di rotazione improvvisa ed eccessiva del volante. Questo Formula Pro si contraddistingue rispetto al suo fratello minore, lo Sport, soprattutto per la presenza della doppia frizione. Il bite point della doppia frizione può essere utilizzato tramite il rotary rosso che vi ho fatto vedere prima in basso, che regola il potenziometro del bite point. Il bite point non è nient'altro che il punto di attacco della seconda frizione e se regolato a puntino vi permette di effettuare delle super partenze. Adesso montiamo il volante sulla postazione così lo vedrete anche in azione su iRacing e vi faccio vedere anche come funziona il meccanismo della doppia frizione. Eccoci tornati, siamo su iRacing con la Dallara F3 ad Hockenheim. Vi faccio prima vedere nelle opzioni come funziona il meccanismo di bite point della seconda frizione e poi provo a fare un paio di partenze. Come vedete la paletta di destra ha un'escursione totale, quindi da 0 a 100. La paletta di sinistra invece ha un'escursione parziale. Escursione però che può essere regolata tramite il potenziometro posto sul rotary rosso che vi ho fatto vedere in precedenza. Come vedete in questo caso si può variare tenendo premuta la frizione l'escursione della frizione da 0 a più o meno il 100%. Come funziona il meccanismo di doppia frizione su iRacing? Bisogna dapprima andare a calibrare il bite point, quindi il punto di stacco della frizione. Ovviamente per ogni auto c'è un punto di stacco differente. Per la Dallara F3 ho calcolato più o meno essere intorno al 20-30%. Quindi si calibra la paletta di destra e durante la procedura di partenza si tengono premute entrambe le frizioni. Al verde si stacca la mano improvvisamente dalla paletta di destra, la macchina inizierà a muoversi possibilmente senza pattinare e una volta che si è instaurato il grip ottimale si può mollare lentamente anche la paletta di sinistra. È più facile a vedersi che a spiegarsi. Posiziono la macchina sul rettilineo e facciamo un paio di partenze. Facciamo prima una prova senza doppia frizione, quindi con la partenza classica. Mettiamo la prima dentro e mollerò improvvisamente la paletta di destra. Gas a martello. Vediamo adesso invece la partenza con doppia frizione della Cube Control. Premo entrambe le frizioni, al momento del verde staccherò solamente la mano destra dalla frizione e poi lentamente mollerò anche quella sinistra. Gas a martello, mollo la destra. Come vedete, utilizzando questo meccanismo si riescono a fare delle partenze nettamente migliori rispetto a chi non possiede questa tipologia di volante.
Siamo arrivati al termine della recensione ed è giunto il momento di tirare le somme su questo Formula Pro della Cube Controls. Ci vogliono 949 euro per portarsi a casa questo gioiellino, addirittura qualche decina di euro in più per la versione blu e rossa. Sono molti soldi, ci avviciniamo a quota 1000 euro e quindi le aspettative sono molto alte. Sono state rispettate? Secondo me sì, per come è concepito, disegnato, assemblato e la qualità dei materiali. C'è qualche piccola incertezza sulla vibrazione dei tasti che viene fuori un po' troppo spesso, soprattutto con bus shaker o peggio ancora con postazione dinamica. Gli sticker che vanno via li considero più che altro un fastidio più che un difetto, in quanto su pulsanti e rotary rimangono ben adesi. Il difetto più grande, tra virgolette, è la plastica che si muove. Non perché sia un problema di per sé gravissimo, ma perché stride con la qualità dell'assemblaggio del resto del volante, che è impeccabile. Volante solido, rotary ottimi, buona il feedback dei pulsanti e le palette le trovo veramente fantastiche. Credo che sia tutto, ci vediamo in una prossima recensione, per oggi vi auguro buona giornata.